Ciao! Spesso mi è stato chiesto di fare qualche lezione sulla tecnica slap. Ora, io credo veramente che su questo tema comunque ci sia moltissimo materiale disponibile, sia nei tradizionali metodi di basso, sia anche in giro proprio per il web, quindi è un po' difficile, diciamo, inventare qualcosa di nuovo sull'insegnamento dello slap. In qualunque caso proverò a fare magari un piccolo ciclo di lezioni molto semplice, introduttivo, cercando di dare magari quelle che secondo me possono essere le piccole dritte un po' più utili per approcciarsi a questa tecnica. Ora, chiunque abbia ascoltato un'esecuzione di basso con la tecnica slap avrà notato fondamentalmente come la caratteristica principale di questo modo di suonare sia quello di dare molta percussività, diciamo, al suono del nostro strumento. Quindi è una tecnica che privilegia l'aspetto, diciamo, percussivo e questa sensazione quindi ritmica legata proprio al percuotere le corde. Poi vedremo in dettaglio che si tratta di percuotere, strapparle, e abbinato questo ovviamente ad altre tecniche che già si conoscono sul basso elettrico, anche quando si suona in finger, in particolare all'uso delle ghost note, che anche nello slap sono estremamente importanti, perché la stessa ghost note è qualcosa di percussivo dal punto di vista proprio sonoro. Ora, sull'origine dello slap ci sono delle informazioni abbastanza incerte. Sembra che già sul contrabbasso, prima ancora dell'arrivo del basso elettrico, qualcuno facesse uso di tecniche percussive che potremmo quasi chiamare un po' precursive, quindi dello slap vero e proprio. Tuttavia, quello che è abbastanza riconosciuto come, diciamo, inventore, tra virgolette, dello slap, anche se, come dicevo, non abbiamo delle certezze assolute in questo senso, è sicuramente il bassista Larry Graham, bassista della band Sly and the Family Stone, ma poi anche successivamente con diverse altre sue attività. Ora, Larry Graham stesso racconta che la tecnica dello slap che lui ha sviluppato è nata fondamentalmente per una esigenza reale, nel senso che nella prima band dove suonava insieme a sua madre si trovò a un certo punto sprovvista di batterista, e quindi Larry Graham iniziò a cercare di suonare il basso introducendo anche degli elementi di percussività per cercare di dare anche un aspetto più ritmico percussivo al suono, pur non avendo, diciamo, la presenza in quel momento appunto nella band di un batterista, e quindi andò alla ricerca sullo strumento di quelli che potevano essere gli elementi percussivi, e lui stesso dice a quel punto che iniziai a percuotere le corde con il pollice, creando dei movimenti che mi ricordassero la cassa della batteria, e viceversa poi strappavo, diciamo, altre corde creando la sensazione dei colpi di rullante. Questa era un po' l'idea, diciamo, che Larry Graham aveva sviluppato con la sua tecnica. Ora, se cercate anche in internet, in giro, trovate sicuramente dei video che dimostreranno appunto Larry Graham all'opera con lo slap. Oltretutto credo abbia fatto anche dei video didattici negli anni su questa tecnica. Ovviamente poi sulla scia di quello che ha iniziato a fare Larry Graham, anche altri bassisti hanno iniziato a utilizzare la tecnica slap, e magari in alcuni casi l'hanno ovviamente personalizzata un po' a modo loro, adattata al modo di suonare. Sicuramente abbiamo molti esponenti della tecnica slap, anche molto famosi, anche in generi, diciamo, diversi. Larry Graham, come dicevamo, sicuramente il primo come riferimento, ma poi troviamo per esempio Louis Johnson, un altro grande bassista con questa tecnica. Tutti noi conosciamo Marcus Miller, che per esempio, al contrario di Larry Graham, che ne faceva un uso puramente ritmico di accompagnamento, Marcus Miller ha utilizzato la tecnica slap anche come una vera tecnica solistica per fare anche melodia, diciamo, utilizzando lo slap. Quindi una lettura diversa, diciamo, della tecnica. Oltre ai già citati appunto Louis Johnson e Marcus Miller, abbiamo anche altri grandissimi nomi, basti pensare a Stanley Clarke, che ha utilizzato moltissimo questa tecnica, anche lui in aspetto sia ritmico che solistico. Mark King dei Level 42 è un altro grandissimo esponente di questa tecnica, in particolare lui con un uso veramente
preponderante del thumb, cioè della percussività data con il pollice. E poi ci sono tantissimi altri, insomma non mi metto qui a fare tutto l'elenco, perché i bassisti che hanno utilizzato questa tecnica nei generi più svariati nel tempo sono stati comunque molti. Quindi una tecnica sicuramente interessante, a mio parere una tecnica molto adatta comunque allo strumento basso elettrico, perché è una tecnica dove c'è molto portamento del groove con questa percussività che viene utilizzata. E come dicevo, nel tempo poi ci sono state anche evoluzioni date da ciascun bassista. Qui diciamo io sto parlando dello slap, chiamiamolo tradizionale, che quindi viene suonato esattamente come dicevamo, con la tecnica di percuotere la corda spingendola a battere contro la tastiera con il pollice, e poi l'altra parte che fa compendio di strapparla, diciamo, solitamente con l'indice, col medio, dipende un po' dalle tecniche dei vari bassisti. Terrei da parte quello che viene chiamato il double thumb, perché di fatto a mio parere è una tecnica che, pur ricordando lo slap, si discosta un po' dallo slap, perché di fatto il double thumb usa abbastanza diversamente il pollice, in quanto lo usa più come una plettrata, perché dà una pennata in giù portando sì la corda a contatto anche con la tastiera, ma lo fa non col classico colpo, diciamo, ma più spingendola con una pennata in giù e poi un'altra pennata in su, data sempre con il pollice. Quindi sotto questo aspetto è più un movimento che ricorda quello di un plettro, che porta in questo caso la corda comunque a contatto poi col tasto e con la tastiera. Però è appunto una modalità un po' diversa a mio parere dallo slap tradizionale, quindi quando io parlo di slap parlo proprio dello slap classico. Il double thumb, come dicevo, è un po' un altro filone, a mio parere molto utile soprattutto per fare dei fraseggi più articolati di quelli che sono ottenuti con lo slap classico. Lo slap classico d'altra parte non nasce con l'intenzione di fare grandi fraseggi, ma soprattutto di dare grande spinta ritmica utilizzando la percussività del suono che lo slap riesce a tirare fuori. Ora, fatto questo piccolo excursus, se vogliamo, di tipo storico, che però può essere anche interessante per inquadrare un po' la nascita della tecnica, per iniziare sullo slap, io la prima dritta che vorrei proprio dare all'inizio è quella di imparare molto bene la tecnica del thumb, cioè del colpire la corda con il pollice. E questa tecnica a mio parere è quella veramente che sta alla base di tutto lo slap, ed è fondamentale riuscire a padroneggiarla bene e controllarla molto bene, perché attraverso questo abbiamo già fatto il 70% diciamo di quello che ci portiamo a casa poi con lo slap completo. Quindi è molto importante secondo me cercare di sviluppare bene il thumb, cercando di produrre dei suoni quindi nitidi, puliti, cercando di imparare a controllare la durata della nota, quindi pulizia, durata della nota, un po' le caratteristiche classiche, dinamica anche, tutto quello che normalmente si fa quando si suona in finger, dobbiamo riuscirlo a fare anche quando suoniamo col thumb. Teniamo presente che non sempre lo slap è utilizzato anche in forma completa. In alcuni casi ci sono dei brani che si basano proprio anche soltanto per esempio sul thumb dello slap, per avere quel suono e costruire comunque una linea di basso fatta in questo modo. Ad esempio la linea di basso di Papa Don Price di Madonna è costruita proprio utilizzando il suono thumb del basso. In questo caso, come vedete, su questo movimento non c'è nessuna strappata, cioè non c'è il pull, l'altra seconda parte del movimento dello slap. Come avete visto però il suono del thumb già da solo è estremamente interessante, ed è per questo che dicevo che è molto importante imparare a padroneggiarlo bene. Ora, per quanto riguarda la posizione della nostra mano destra, che poi è quella che manda in percussione sulle corde, ora qui osservando diciamo diversi bassisti si può vedere che le posizioni possono essere anche molto diverse.
Io dico sempre che poi alla fine quello che conta è il risultato in questo caso, nel senso che se si trova una posizione col quale ci si trova comodi e il risultato è quello giusto, cioè abbiamo il giusto suono e siamo in grado di controllarlo nel modo corretto, va benissimo. Diciamo che tendenzialmente potremo vedere bassisti che suonano in questo modo e quindi arrivano diciamo dall'alto a colpire la corda, altri che arrivano molto più dal basso e altri che arrivano in modo quasi diciamo orizzontale, quasi parallelo diciamo alla corda. Allora, per quanto mi riguarda, io tendo a suonare diciamo con questa modalità che è quasi parallela alla corda, arrivando leggermente dal basso, ma diciamo tendenzialmente tendo a stare quasi parallelo alla corda. Ora, questo è il modo con cui suono io e come dicevo non fa assolutamente legge, ma ovviamente se dovessi indirizzarvi sull'imparare non posso far altro che mostrarvi come faccio io a produrre diciamo questo suono. Quindi come dicevo è molto importante riuscire a esercitarsi per ottenere delle note pulite e iniziare a fare proprio anche delle linee di basso suonando soltanto il thumb, senza preoccuparsi del movimento del pull, perché quando controlliamo bene il thumb inserire poi il pull risulterà molto più semplice per riuscire a costruire delle linee di basso complete in slap. Quindi come dicevo il movimento è molto semplice, nel senso che immaginiamo che noi vogliamo colpire la corda là, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo colpirla col nostro pollice e portarla a sbattere contro l'ultimo tasto. In questo modo diciamo avremo prodotto il suono. Ovviamente con la mano sinistra continueremo a suonare la nota che vogliamo suonare esattamente come se suonassimo in finger, quindi immaginando che io voglio suonare il mio do, la mano sinistra suonerà il do e con questa corda porterò colpendola con questo movimento. Quindi come vedete non è tanto nel mio caso un movimento del braccio, il braccio resta quasi fisso, è tutto un movimento semplicemente della mano che si apre leggermente e poi va a colpire, ok? Come vedete io sono quasi perpendicolare, arrivo leggermente dal basso, faccio questa piccola rotazione e porto la corda a colpire, ok? E sto nella zona esattamente intorno al primo tasto. Questo è esattamente il tipo di suono che voi dovete cercare di ottenere. Come vedete il suono è pulito, sentite chiaramente il colpo. Non sentite altri rumori di fondo di altra natura. E come vedete il movimento della mano è proprio solo questo, tutto il resto del braccio resta praticamente fisso nella sua posizione, quindi una volta che abbiamo preso la posizione si tratta solo di aprire e chiudere, ok? E più dobbiamo fare delle cose veloci andando avanti nel tempo e meno dobbiamo fare dei grandi movimenti, ma daremo tutte delle cose vicine. Ok? Bene, quindi l'esercizio vero per cominciare è proprio quello di allenarvi a colpire bene la corda e produrre un suono chiaro e intellegibile, ok? Sceglietevi una nota qualsiasi e su questa iniziate a lavorare per colpirla in modo chiaro e intellegibile. Dopodiché potete provare, ovviamente una volta che su una corda avete iniziato a produrre il suono in modo chiaro, potete iniziare a provare su tutte le corde, perché il thumb dobbiamo riuscire a produrlo ovviamente su tutte quante le corde. Quindi su tutte quante le corde dello strumento dobbiamo riuscire a produrre il suono del thumb dandogli sempre volume e nitidezza esattamente, cercando quindi di non avere differenze tra le corde. È ovvio che troverete più difficoltà man mano che scendete sulle corde più fini, perché mentre sulle corde più gravi è abbastanza semplice
ottenere il suono bello chiaro. Quando andate sulle corde più fini, tipo un sol, potreste trovare più difficoltà. Nonostante questo, non demoralizzatevi, insistete fino a quando su tutte le corde non trovate la giusta quadra per produrre il suono chiaro, pulito, con lo stesso volume che avete sulle altre corde. Una volta che siete in grado di muovervi su tutte quante le corde, potete iniziare a fare anche degli esercizi molto semplici, tipo dire voglio fare la scala maggiore ma suonandola in thumb. Bene, per questa prima lezioncina introduttiva mi fermo qui. Credo di aver dato qualche spunto per iniziare ad approcciarsi allo slap. A questo punto iniziate a provare a cimentarvi col thumb e provate a vedere di tirar fuori, come dicevamo, un suono chiaro e pulito su tutte le corde. Ciao!